ragazzi, sono Maurizio Merluzzo e sono la voce di Ragnar Lothbrok in Vikings. Odino ha dato il suo occhio per conoscere l'ignoto, ma io farò molto di più. Il mio esordio in Vikings fu qualcosa di inaspettato in realtà, perché di solito quando arrivano al doppiaggio queste serie importanti, come appunto è stato ed è tuttora Vikings, vengono fatti i provini sui protagonisti. In questo caso Marcello Cortese, il direttore di doppiaggio, volle darmi fiducia e affibbiarmi questo ruolo perché secondo lui ero adatto a doppiare Ragnar, no? Io conoscevo la serie perché era già uscita in originale in lingua inglese, ma la conoscevo soltanto di nome perché me ne parlavano i miei amici che la seguivano. Io avevo in progetto di iniziare a vederla e proprio quando mi dissi devo iniziare a vedere i Vikings perché me la consigliano tutti, arrivò questa notizia, tra l'altro neanche per telefono perché ero allo studio Dream and Dream per altri motivi, per doppiare altre cose, e Marcello appunto mi disse: guarda, ti faccio vedere il trailer di una serie che faremo e vorrei che tu facessi il protagonista. E fu una cosa molto bella perché appunto nel 2013 ero quasi agli esordi, no? Lavoravo da circa 5 anni, stavo approfondendo le mie capacità nel doppiaggio, stavo crescendo, stavo maturando proprio in quel periodo perché la possibilità di lavorare ti dà la possibilità di crescere. E quindi arrivò questo ruolo, un po' tra capo e collo perché non me l'aspettavo, un ruolo molto importante, molto bello, che mi ha poi accompagnato per 4 anni. È forse la più grande palestra all'interno del doppiaggio che io abbia mai fatto, perché appunto è un personaggio che nasce contadino, no? Nella prima stagione Ragnar è un contadino, è un giovane contadino, è un ragazzo, per poi avere tutta questa maturazione, questa crescita, questa evoluzione nel corso delle 4 stagioni, non solo a livello di rango sociale, perché passa da essere contadino ad essere conte ad essere re, ma anche un'evoluzione negli anni, perché passano tanti anni tra la prima e la 4ª stagione, quindi anche da parte mia c'è dovuto essere una crescita sempre, stare dietro, no? Quando si dice che nel doppiaggio si sta dietro all'attore che si sta doppiando, in questo caso è stato molto più profonda come cosa, perché dovevo passare gli anni con lui. A un certo punto durante la 4ª stagione passano 13 anni tra una scena e l'altra e in 13 anni si è, soprattutto per il suo percorso, più stanchi, forse la voce è più pesante, è più lento il suo modo di esprimersi, ma questo avviene in tutte le stagioni, tant'è vero che nella 3ª, per esempio, lui si fa costantemente di oppio, quindi è sempre fatto e anche lì ho dovuto riadattare, perché poi non è che puoi dire qui è vichingo, faccio vichingo, qui è felice, faccio felice, e qui è fatto, faccio il fatto. No, perché tu sei sempre comunque quel personaggio, sei sempre Ragnar, quindi devi fare Ragnar vichingo, Ragnar conte, Ragnar re, Ragnar fatto, Ragnar vecchio, Ragnar padre. Quindi è il mantenere la costanza di un personaggio nel tempo e tramite il suo essere, le sue sfumature, trovare tutte quelle sfaccettature che lo hanno caratterizzato all'interno delle 4 stagioni. All'inizio del doppiaggio di Vikings, quindi si parla proprio della prima stagione, dovetti riadattare un po' il mio modo di doppiare, perché appunto Marcello chiedeva di stare più bassi con la voce, no? Di essere quasi più sui fiati, più parlato a livello intimo, diciamo più intimo, no? Vogliamo dirla così. Ma questo appunto l'inizio, perché poi come ogni cosa, come ogni personaggio si crea una sorta di empatia, un feeling con l'attore che stai doppiando, ne percepisci i movimenti, il respiro, perché poi respirare con l'attore ti aiuta tantissimo a doppiarlo. Tirami fuori dalla mia miseria. Fallo. Fallo. Fallo, fallo, fallo!
Vikings comunque viene guardato costantemente e appunto avendo io un bel legame, un bel contatto con tutte le persone che mi seguono su tutti i vari social, a me Ragnar mi viene sempre sparato in faccia, non è che io non ci posso scappare, no? Perché c'è chi mi ci chiama direttamente così, perché c'è una sorta di affetto nei confronti del personaggio, nei confronti anche miei, ma poi è proprio la cultura norrena, che io ce l'ho anche tatuata addosso, cioè simboli norreni tatuati, mi sento vichingo, ormai mi sento una sorta di vichingo, anche la barba. Nel 2015, non so se ve lo ricordate, ma mi feci i capelli lunghi solo in mezzo con la coda, rasati zero ai lati con la barba lunga, cioè mi ha proiettato in un mondo per il quale tuttora vengo ancora riconosciuto. C'è stato appunto un brand sportivo che ultimamente ha pubblicizzato un videogioco molto importante inerente ai vichinghi che mi ha contattato proprio come rappresentante di vichingo italiano. Ho fatto un video con Hafthor Bjornsson, che è la montagna di Game of Thrones, no? Che lui è l'ultimo erede, l'ultimo vichingo, col quale sono tuttora in contatto con lui perché ci siamo anche conosciuti anni fa, e proprio vestito da vichingo, quindi sono entrato nell'immaginario collettivo dei fan della serie di Vikings, ma anche in generale, un po' come il Ragnar italiano, perché sai che molte volte tu vedi il doppiatore di un personaggio e dici: e questo che c'entra? Nel senso che di aspetto, no? Perché poi è la voce che funziona per noi, non abbiamo questa necessità dell'aspetto fisico. Invece nel mio caso c'è anche una vaga somiglianza con quella che può essere appunto la fisicità, l'aspetto, i colori dei vichinghi, e quindi vengo un po' visto come il vichingo italiano, e non è che mi dispiaccia la cosa, appunto, perché insomma ormai fa indubbiamente parte del mio DNA. Ragnar ha lasciato un segno indelebile in quello che è tuttora, no? La mia crescita professionale. Purtroppo in sala non si sta mai insieme, no? Ora men che meno in questo periodo, figuriamoci. Quindi diciamo che sotto quel punto di vista è stato un po' complicato, cioè tu sai chi doppia gli altri, chi sono gli altri personaggi, anche perché poi io la seguivo la serie. L'ho iniziata a seguire finché non me la spoileravo, perché la doppiavamo prima che uscisse, quindi a quel punto ho detto: vabbè, senti, non ce la faccio. Addirittura l'ultima puntata della terza stagione, me lo ricordo ancora, l'ultima puntata della terza stagione, noi l'abbiamo doppiata io l'ho doppiata la mattina ed è uscita il pomeriggio in originale, perché poi addirittura la quarta stagione abbiamo doppiato 4 puntate prima che uscisse ancora la prima, ma lì proprio ho rosicato, ho detto: vabbè, senti, se devo spoilerare niente, so già tutto, so. Questo può essere un lato negativo, no? Del doppiare, anche avere un ruolo così importante in una serie, quando doppi il protagonista e te la spoileri, a meno che non sia già uscita prima, allora dici: vabbè, l'ho già vista, con Riccardo Lombardo che doppia Rollo, ci chiamiamo forse ancora fratello quando ci vediamo, con i miei figli, con Simone Lupinacci che mi chiama papà, come Mosè Singh. Mosè mi scrisse le prime volte su Facebook quando era ancora ragazzino, perché voleva fare il doppiatore. E sotto questo aspetto mi ricorda molto me, perché io facevo la stessa cosa. Quasi 20 anni fa io andavo dai doppiatori dicendo: sai, il mio sogno è fare il doppiatore e vorrei tantissimo e voglio studiare, voglio fare... Che erano le stesse cose che mi scriveva Mosè su Facebook. Quando poi l'ho visto nelle sale, gli ho visto fare i provini, ho saputo che doppiava poi mio figlio. È stata un'emozione molto bella, perché vedi questa continua evoluzione che avviene all'interno del doppiaggio, no? Tra i doppiatori, quelli che ce la fanno, perché ce la vogliono fare. Quindi io sono molto orgoglioso di Mosè, anche perché la possibilità di doppiare Ivar, che è un personaggio molto difficile, credo gli abbia permesso di crescere molto a livello professionale ed è diventato veramente bravo, sono molto fiero di lui. Quasi da padre, veramente. Insomma, ho avuto tanti figli io all'interno delle stagioni, delle serie, che poi sono cresciuti.
sono partiti da bambini fino a diventare adulti. Che razza di uomo separa una madre da suo figlio? Dimmelo tu. Non è facile essere padre. Quando all'interno di una serie molto lunga hai un fratello, un padre, un figlio, un amico, il migliore amico, si crea quasi un moto di inerzia per cui quel rapporto esce dallo schermo ed entra nei doppiatori. È una cosa molto particolare, ma è vera, perché si crea questa, multipla empatia che va a contaminare un po' le emozioni, un po' le situazioni, come quando molti attori che interpretano dei fratelli su un set legano molto e restano realmente affezionati. Credo che allo stesso modo anche i doppiatori ricevano passivamente da loro questa sensazione. Sì, ho un sacco di colleghi poco più piccoli di me che mi chiamano papà. Quel giorno non lo posso dimenticare, vennero a seguire il turno la mia fidanzata, Ambra, e Shade, con cui io sono molto amico. Arrivai e Marcello disse: oggi muori. Che bello, no? Capito? Così, oggi muori. Ah, morte. Va bene, insomma. Muore Ragnar. Dopo 4 anni muore Ragnar, gli voglio bene. È amico mio. Si crea un rapporto con l'attore quando li doppi per così tanto tempo che diventano il tuo cugino. Cioè, io se lo vedo per strada lo saluto, lui non ha idea di chi sia. E quindi il giorno della morte di Ragnar, tra l'altro un monologo molto bello che lui fa nella gabbia. Mi ricordo che fu bella intensa, molto intensa. Dopo averla fatta, insomma, vista, provata, incisa, rincisa, perché insomma vuoi dare un certo peso, vuoi dare una degna conclusione a Ragnar. E mi ricordo che quando sono uscito dalla sala c'erano Ambra e Shade completamente in lacrime, e io no, io mi trattenevo perché lui non piangeva, quindi non dovevo e non potevo. Avevo la sua di sensazione, avevo la sua ancora quando sono uscito dalla sala di emozione, che era molto forte comunque. Però fortuna vuole che ero pronto, nel senso che lo sapevo che tanto prima o poi sarebbe successo, come quando sai che comunque una serie finisce. C'è da dire però che un conto è una serie che finisce, un conto è il personaggio che muore, soprattutto se la serie non è finita. Quindi fu una bella emozione comunque, anche perché io personalmente ho una sorta di strambo feticismo a livello professionale. Io provo un misto di piacere e impatto emotivo, questa è una cosa strana, nel doppiare le morti dei personaggi. Cioè, doppiare la morte di un personaggio, ora in questo caso Ragnar, quindi dopo 4 anni, evoluzioni, stagioni, anni passati, figli, nipoti, eccetera, eccetera, ma doppiare la morte di un personaggio ti pone davanti a un quesito esistenziale, secondo me, sia quando reciti, sia quando lo doppi. Perché il tuo ragionamento deve essere ho finito di vivere. Cioè dover calarmi mentalmente nell'idea di morire. Perché devi farlo. Perché chi ti guarda poi, chi si guarda la serie o qualunque cosa tu stia doppiando e non percepisce da parte tua questa sensazione, vuol dire che l'hai fatta male. Quindi tu quella sensazione la devi provare per forza. Calarsi nella morte di un personaggio. E poi si ferma la scena e tu, ok, ti levi la cuffia e l'appoggi. È una sorta di schiaffo emotivo, secondo me, per me, non indifferente, perché fino a un secondo prima tu dovevi pensare di morire, di finire la tua vita, poi ti levi la cuffia, dici com'era, e tutto diventa quasi effimero.
Quindi sì, ho questa particolarità, quindi figurati la morte di Ragnar quanto mi ha. Però è come se non fosse mai morto, perché comunque, vedi, viene sempre menzionato anche nelle serie, nelle stagioni. Io ho la maglietta di Vikings, ma mi chiamano Ragnar, quindi è tutto è indelebile, non è morto e non morirà mai. Da quello che so partì proprio come un'idea quasi di documentario storico all'inizio, mentre poi prese più una via come serie TV, proprio come racconto, e sicuramente dalle prime puntate all'evolversi della storia c'è stato un reindirizzamento verso quello che è più la sceneggiatura che la ricostruzione storica, secondo me. Da quando è uscito Vikings, se ci fai caso, è tutto vichingo. Ora è tutto vichingo. Questo sembra l'anno dei vichinghi. E quindi sicuramente, indubbiamente ha segnato delle generazioni, ha segnato tante cose a venire. Poi sai, io sono molto più per il realistico che per l'eccessivo fantasy, no? Mi piace molto di più quando, anche se c'è in realtà una qualche sfumatura esoterica all'interno di Vikings, quando si parla di Odino, dell'occhio di Odino, del corvo, però sono sempre messe in modo come se fosse qualcosa di premonizioni o comunque leggenda, sai, che fanno comunque parte di una cultura del passato, dove quello era, vedi, è successo piove, quindi gli dei sono adirati. Quindi non è altro che, secondo me, una menzione al fatto della loro tipologia di cultura, del loro modo di vivere, ma non c'è appunto il drago, no? Quindi sì, è una cosa che io per esempio preferisco il realistico, a meno che tu non mi fai una cosa che è Il Signore degli Anelli, che allora è così, punto. Però sicuramente ha segnato anche le serie a venire, quello indubbiamente, anche perché è una cosa che, come ho già detto, io apprezzo moltissimo. Io sono innamorato della scena che poi fu molto difficile, tra l'altro, da fare. Non tanto della morte, anche se poi in realtà ce ne sono 1000 di scene fantastiche. C'è tutto il discorso da ubriaco che fa nella 4ª stagione con il personaggio di Massimiliano Lotti, perché c'è grande stima, c'è grande rispetto, nonostante facciano parte di 2 culture diverse, credano in cose diverse, ma infatti il rapporto con Eckbert mi è piaciuto molto. E c'è quel pezzo prima che lui torni poi che in patria, che sono ubriachi entrambi e parlano di religione, di Dio. È molto bello. O il monologo che fa sulla riva del fiume quando scopre, tornando dalle guerre, che la figlia è morta, Ghida. Quindi tutto quel monologo è molto bello. Ghida, voglio dirti addio nel modo appropriato. Non te ne sei andata perché sei sempre nel mio cuore. Però io sono comunque molto affezionato al monologo di quando torna dopo i 13 anni di esilio, che termina con "chi di voi vuole essere re?". Perché ci sono tante cose in quel punto, cioè lui che c'è una sua sorta di redenzione, vuole tornare, riconosce i figli che sono cresciuti, però sa che non può più fare quello che ha sempre fatto, quindi deve passare il testimone, ma non vuole farlo senza combattere, senza comunque lasciare il segno. E quindi finisce con, che poi è il mid-season della 4ª stagione, quando pianta la spada a terra e urla "chi di voi vuole essere re?". Chi di voi vuole essere re?